Vi dicevo prima che noi siamo qui a parlare di un testo col quale non c'entriamo nulla. Sapete cosa scrivono loro? Il libro della creazione narra la vita dei patriarchi ed è un resoconto della creazione della nazione di Israele. Il libro della creazione non è la storia di monti e di valli, di oceani e deserti, e neppure di animali o di uomini, è la storia della nascita di Israele. Israele è il nome che a un certo punto assume Giacobbe. Prego? Israele vuol dire uomo che ha combattuto contro l'uomo e contro un El. Difatti gli viene fuori dal nome dopo che lui ha avuto un combattimento con uno degli Elohim, un corpo a corpo con uno degli Elohim. Essa è la storia della nascita di Israele, il popolo che ha ereditato il compito da Adam e Hawa. In questo primo libro viene quindi tracciata la storia di Israele. Punto. Ma non è mica finita. Essa è la storia dello sviluppo del popolo di Yahweh e tutto ciò che è estraneo a esso è quindi semplicemente superfluo. Cioè questa è la consapevolezza che hanno e che scrivono. Noi siamo superflui rispetto alla Bibbia, perché la Bibbia è il loro libro. E questo disegno di Dio, sentite com'è interessante, siamo a pagina 579. Essendo questo disegno una realtà voluta da, loro lo chiamano Hashem, che vuol dire il nome, perché loro hanno la proibizione di pronunciare il nome, quindi scrivono il nome, Hashem, è ovvio che il piano divino della creazione deve essere realizzato maggiormente dai commercianti e dai lavoratori più che dagli studiosi. Altrimenti Dio avrebbe fatto sì che vi fossero al mondo più eruditi che commercianti. Cioè c'è un'affermazione più pratica di questa, più concreta di questa? È qui, scritta. Comprate i libri di Mamash. Quando sentite, e questo sicuramente andando in chiesa l'avete sentito leggere più volte, che nella posterità di Abramo saranno benedetti tutti i popoli, non significa che tutti i popoli del mondo saranno benedetti grazie a Israele, ma quella discendenza. Noi non c'entriamo niente. Noi siamo qui a parlare di un libro col quale non abbiamo nulla a che vedere. Però ne parliamo perché da questo libro dipende comunque, direttamente o indirettamente, la vita di almeno metà del pianeta. Ne parliamo perché il sistema finanziario che ci governa è quello descritto lì, senza cambiare una virgola, senza cambiare una virgola. Quindi è bene sapere quello che c'è scritto lì, indipendentemente da ciò che ci è stato raccontato, perché altrimenti noi continuiamo a vivere dentro la favola. In principio, pagina 743, in principio il mondo fu creato per Israele. Cioè ce lo dicono in tutti i modi possibili e immaginabili, tutti i modi possibili e immaginabili. Poi è ovvio che, siccome quel personaggio lì che si chiama Yahweh non è un personaggio molto raccomandabile, e devo dire io stesso sono contento di non avere a che fare con lui, cioè sono contento di non dover rispondere a lui, sono contento di non dover seguire i suoi 613 comandamenti, non 10, 613 comandamenti. Sono molto contento che si occupi di loro. La cosa che mi dà un pochettino più fastidio è che invece ci sono degli altri che fanno in modo che noi dipendiamo comunque da quel libro, cosa che non deve essere. L'ultimo libro appena uscito, 8 giorni fa, che ho scritto con una docente dell'Università Milano Bicocca, una docente di filosofia del diritto,
che si intitola La Bibbia non l'ha mai detto, è un libro nel quale documentiamo come la teologia condizioni pesantissimamente la giurisprudenza. Cioè noi siamo, nella giurisprudenza, siamo vittime della teologia, che impone i suoi principi, che sono principi che ha inventato facendoci credere che derivino dal Dio della Bibbia, che Dio non è. E il titolo è La Bibbia non lo ha mai detto. E il sottotitolo è Perché la legge di Dio non deve diventare la legge degli uomini. Diciamo che non avevo abbastanza nemici e quindi ho pensato di farmene qualcuno in più in ambito accademico, dove dicono che se una legge si ispira a quei principi è vera lex, se non si ispira a quei principi è corruptio legis. Ho pubblicato proprio stamattina una sentenza del Tribunale del Portogallo che mitiga la pena data ad un marito che ha picchiato la moglie adultera, perché dice nella Bibbia c'è scritto che la moglie andava ammazzata, come dire noi siamo persino troppo buoni. È scritto nella sentenza e l'ho pubblicata in portoghese. Capite qual è il condizionamento a cui siamo sottoposti? Ed è per questo che è bene sapere almeno cosa c'è scritto lì dentro. Molto spesso le spiegazioni che ci vengono date come se la Bibbia non esistesse, come se la Bibbia non fosse mai stata scritta. Cioè qualcuno elabora a tavolino dei principi e poi fa in modo di trovarli dentro la Bibbia, solo che non ci sono.